Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi voglio parlarvi di un componente fondamentale delle nostre auto RC, la barra antirollio. Le barre antirollio, perché nelle nostre auto buggy ma anche in quelle da on-road ce ne sono ben due, una anteriore ed una posteriore. Come ci suggerisce la parola stessa, le barre antirollio servono per limitare o accentuare il rollio della macchina. Il rollio durante l'andamento in pista è una delle cose più importanti da tenere sotto controllo e nello specifico agire sul setup attraverso le barre antirollio è una delle modifiche più facili, più veloci e più efficaci. Non solo, è anche una delle modifiche più economiche, perché le barre antirollio hanno un costo relativamente basso per tutti comparato con tutti gli altri parametri di regolazione di un automodello. Diciamo per iniziare che ci sono due modi di regolare le barre antirollio. Quando vogliamo mantenere il bilanciamento complessivo della macchina, possiamo aumentare o diminuire il diametro del filo della barra di entrambe le barre della stessa misura. In questo caso abbiamo appunto mantenuto l'equilibrio della macchina, ma abbiamo dato meno rollio o più rollio. Chiaramente avremmo dato più rollio diminuendo la sezione del filo della barre anteriore e posteriore, ne avremmo dato di meno indurendolo. Tendenzialmente, aumentando il grip della pista, dovremmo spostarci verso barre più dure per limitare appunto questo rollio. Al contrario, su piste a basso grip dovremmo diminuire la sezione del filo delle nostre barre. Andando invece a toccare soltanto una delle due barre, o anteriore o posteriore, indifferentemente, cambieremo il bilanciamento della nostra auto. Quindi andiamo a vedere cosa fare sul davanti e sul dietro e che effetti otterremo. Una barra più piccola all'anteriore ridurrà il grip del retrotreno e darà più sterzo a centro curva. Una barra più piccola al posteriore aumenterà il grip sul posteriore e lo ridurrà leggermente sull'anteriore e darà minor sterzo in ingresso di curva. Talvolta potrà verificarsi di avere un aumento di sterzo nelle curve a 180 gradi, nei rampini, nelle curve a gomito strette. Se soffrite di sovrasterzo in piste con alto grip, potresti risolvere montando una barra più morbida al posteriore, ma quasi sicuramente troverai maggiori vantaggi nell'installare una barra più dura all'anteriore. Al contrario, sulle piste a basso grip, se hai problemi di sovrasterzo, potrebbe essere utile installare una barra più dura all'anteriore, ma quasi sicuramente avrai più vantaggi mettendo una barra morbida al posteriore. In realtà però bisogna stare attenti nelle piste ad alto grip a due fattori fondamentali. Il primo riguarda la barra posteriore. Abbiamo detto che con una barra posteriore più morbida aumenteremo il grip al posteriore, però se andiamo fuori range di regolazione avremo un estremo squilibrio tra la gomma interna ed esterna alla curva e questo genererà un maggiore scivolamento. Quindi potrebbe risultare l'effetto contrario, esattamente come una barra troppo dura all'anteriore. Abbiamo detto che toglie sterzo, ma in realtà vicini al punto neutro sul primo tocco di sterzo la macchina diventa molto più reattiva. Ecco perché ad esempio nei setup dei piloti super pro difficilmente troverete una barra esageratamente dura all'anteriore e allo stesso tempo non troverete mai o quasi mai una barra troppo morbida al posteriore, perché i piloti pro guidano con tanto gas, hanno bisogno appunto che il retrotreno sia stabile in accelerazione e quindi usano sempre barre abbastanza dure al posteriore e tendenzialmente morbide all'anteriore. Io uso come setup base sulla mia D8 World Spec 2.3 all'anteriore, 2.8 al posteriore. Difficilmente sostituisco la barra al posteriore sia che ci sia bassissimo grip sia che ci sia altissimo grip, tutt'al più posso spostarmi sulla 2.7 in condizioni di bassissimo grip o sulla 2.9 in condizioni di altissimo grip, ma lavoro sulla barra anteriore spostandomi in un range da 2,0, quindi da 2 mm, 2,1, 2,2, 2,3 e in condizioni di grip super estremo uso la 2,4 o qualche volta, ma molto raramente, la 2,5.
Chiaramente ragazzi vi accorgete anche del corretto bilanciamento delle barre se la macchina in alcune curve alza la ruota posteriore. In questo caso ragazzi sarete troppo duri di barra posteriore o troppo morbidi di barra anteriore. Questo però ci arriverete facendo i vari test, perché ragazzi non c'è miglior cosa di provare le cose sulla propria pelle, di provare a cambiare i parametri di setup, quindi di provare a installare le barre. Sono facilissime, di solito ci sono 4 microviti per togliere la barra e 2 grani. E poi c'è il grano di regolazione che tra pochissimo vi farò vedere come lo regolo io. Vi ho già detto che i piloti più bravi tendono ad usare una barra posteriore sempre abbastanza dura, ma voi trovate la vostra configurazione e cercate di capire cosa funziona bene per voi. Non seguite troppo le mie direttive, quindi quello che io faccio, perché probabilmente sul vostro stile di guida e con la vostra esperienza di guida potrebbe non funzionare esattamente in questo modo. Ad esempio, HB Racing di serie suggerisce una differenza barra tra anteriore e posteriore di 0,3 o 0,4 mm. Quindi tenete magari questo standard inizialmente, cominciate a fare le vostre prove e poi decidete cosa è meglio per voi, per la vostra guida e in base alla pista dove siete soliti girare. Quindi acquistate sempre le barre per tutti i vostri automodelli indipendentemente da quali usate, perché la barra è una regolazione che può darvi grossi vantaggi e sistemarvi la guidabilità della macchina su tantissime piste. Spostiamoci all'altro tavolo. Ecco qua ragazzi le barre antirollio, questa è l'anteriore e qua abbiamo la posteriore, come vedete è la 2.8 nel mio caso. Togliamo gli ammortizzatori da sopra per liberare la visuale sulla barra antirollio. Allora, qual è il lavoro della barra? Vedete che quando io tiro su un braccio si alza anche l'altro. Questo è il lavoro che fa la barra antirollio. Come è tenuta? È tenuta da questi due bracci e da questi collarini. Adesso noi andremo a smontarli e la libereremo. A me piace non tenere troppo serrate le barre, ma dargli il giusto gioco che viene determinato da questi due grani che, come vedete, se io vado ad avvitare vanno a bloccare la barra, ok? Chiaramente per rimuoverla completamente dovrò svitare queste 4 viti. Questo sistema è più o meno simile in tutti gli automodelli e però quello che mi preme farvi vedere è come io regolo questi grani. Questi grani ragazzi sono importantissimi perché determinano il momento in cui la barra inizia a funzionare. Quindi minor gioco lascerete attraverso questi grani e più immediata sarà l'attivazione della barra al comprimersi dell'ammortizzatore. Quindi come faccio? Io la blocco, in questo caso bisogna farla alternata, quindi ne metto uno lente e uno, come vedete, blocca la barra, vedete che non si muove più. A questo punto che cosa faccio? Svito piano piano la barra, il grano, fin quando la barra non scende da sola. Ecco, in questo caso vedete è il minimo gioco possibile. Da questo punto io mi regolo con un quarto di giro ad allentare più un ottavo per la barra posteriore, quindi quando vado da 2,7 in su di diametro. Quindi facciamolo anche da quest'altra parte, blocchiamo la barra, ok, svito fin quando non scende da sola, ok, e a questo punto un quarto di giro più un ottavo. E in questo modo ho regolato il gioco come piace a me.
Ovviamente durante le varie fasi di gara posso aumentare leggermente o diminuire leggermente questo gioco per avere un comportamento più o meno repentino in entrata di curva della macchina. Chiaramente sul davanti ci lavoro maggiormente, dietro, come ripeto, lascio praticamente quasi sempre tutto bloccato con la barra di 2,8 e con questo gioco, quindi un quarto più un ottavo di giro. Davanti invece levo soltanto un quarto, quindi facciamo anche davanti. Davanti, come vedete, in questo caso ho una 2,2. Ok, stringo i grani fino a bloccare. Ecco fatto, allento, e poi un quarto di giro. Anche di qua, blocco la barra, l'allento fino a che non casca e poi un quarto di giro. Per quanto riguarda invece i collarini di fissaggio, chiaramente più lasciate filo di barra dietro al collarino, più che la barra sarà tirata. Per quanto mi riguarda, io tengo sempre le barre a filo, sempre. Quando devo tirare più o meno una barra, preferisco direttamente sostituire la barra stessa, aumentare o diminuire il filo. Non tiro mai la barra dai collarini, la lascio sempre a filo per tutti i tipi di barre, sia dietro che davanti. Facciamolo anche da questo lato ed il gioco è fatto. Ovviamente ragazzi, dovreste sempre controllare che le vostre barre siano perfettamente dritte, quindi per controllarle le smontate, le mettete su un piano e provate a premere sulle estremità da un lato e da un altro. La barra deve essere perfettamente aderente al piano in tutta la sua superficie. Avvitiamo i dadi dei nostri ammortizzatori ed il gioco è fatto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto non sono sceso in estremi tecnicismi, in notizie collegate magari alla fisica di ciò che realmente avviene sulla macchina. Preferisco fare un video più semplice, più comprensibile a tutti e anche automaticamente più veloce. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto bombardatelo di like, scrivetemi qualunque tipo di domanda nei commenti e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!